Prima non mi casca il cellulare perché c'ho le mani ghiacciate. Aspetta. Ultimo giorno di Grand Canyon e limitrofe zone. Sembra di stare in Canada, incredibile. No, o siamo ritornati in Canada e non lo sapevamo. Cioè, inaspettato proprio. Chi stava aspettando? Io pensavo di andare al caldo. Ecco, questo è dopo il sunrise, questo è Bryce Point, è molto bello. Figata con la neve, eh. Altro viewpoint dallo Utah. Che Utah? Noi nella nostra ignoranza non sapevamo che fosse così freddo, Cioè, così alto. sulla targa c'è scritto, beh, però Salt Lake City, che è la capitale, è alta. Si Cioè, cagano dal vanno, freddo. vanno a sciare. Ci hanno fatto le Olimpiadi pure a Salt Lake City, mi sa. Mezza- E Utah, c'è scritto sulla targa delle macchine, the best snow in America. No, nel mondo. In the Ma world. se vedete, mo vabbè, non È si vede. polvere, è proprio polvere. La neve è secca, però fa freddo. Per fortuna ieri abbiamo comprato un pile, se no stavamo... Guanti e cappello di Bryce Canyon. Però no, cioè, tutte cose che poi costavano pure, mannaggia mia, tranne sti guanti che costavano $3 a camminare e a parlare perché so 2600 metri. Ecco qua, con tanto fiatone. Guardate che figata. Oggi per fortuna non c'è vento come gli altri giorni. Sentite la pace. Ah, questo come si chiama? Pino? Pino qualcosa? Nasce e cresce su ste rocce, non sa nemmeno lui come. Poi Incredibile. si adatta, si adatta. Ah, guardate il ghiaccio. Questo lo fa vedere perché per ricordo. Sembra una cavolata, ma noi siamo in Canada, è tutto wet, bagnato. Questo è ghiaccio, ma è così secco. In Canada, Vancouver, è umido. Questo è ghiaccio così secco che è secco. Ah, siamo arrivati sul viewpoint migliore possibile, non c'è nessuno. Siamo solo noi e la guida. Fa un freddo cane. Fa 16 Fahrenheit, non so quant'è, poi vediamo. Però da qui è bellissimo. Prima non mi casca il cellulare perché c'ho le mani ghiacciate. Guardate che bello. Molto informativo questo museo a Bryce Canyon. Pure per noi che non avevamo capito come si era formato tutta la parte del Grand Canyon. Praticamente qui spiega che nel corso di milioni di anni tutto era coperto, poi c'è stata l'era glaciale e praticamente si è formato questo enorme numero di sedimenti che formano questa specie di scala. Infatti loro la chiamano proprio una scala che va dal Grand Canyon, che è questo, dove passa il Colorado River, fino poi a tutte i vari layer, tutti i vari strati, fino a praticamente qui. A un certo punto tutti questi strati sono stati lavati via dall'acqua, dall'acqua che c'era, precisamente non lo so, e quindi per esempio qui si è formato il Grand Canyon, dove non ci stanno gli altri layer, e qui invece ci stanno gli altri layer, hanno formato gli altri canyon che abbiamo visto e le altre formazioni. Quindi queste sono le formazioni dove ogni layer, ogni colore è un layer di materiale diverso, uno strato di materiale diverso. E quelli rossi sono quelli che si erodono prima, quindi questo timelapse fa vedere proprio che vedi, la parte rossa viene erosa, poi il ghiaccio, siccome fa freddo, va dentro a questi spacchi, il ghiaccio ovviamente aumenta di volume, quindi aumenta di spaccature e il risultato è questo qua. Questi sono i tre strati: Dolostone, Limestone e Mudstone. Noi siamo sulla Ponson Plateau. Il plateau si è formato quando praticamente una faglia che è andata su, quindi è stata una parte che è andata su, una parte che è andata giù. Questo è tutto il Bryce Canyon National Park. E il nome Hoodoo, che è appunto queste formazioni qui, viene proprio da un nome aborigeno, insomma nativo,
Voodoo comes from the Southern Paiute word for being afraid, for showing fear. The way we say it is voodoo. It's an expression of scary. Quindi Paiute è una nazione indigena di qua, di questa è una zona. prima nazione indigena e Come loro la chiamano così perché quasi mette paura. È una leggenda che c'è stata pure detta è che queste formazioni assomigliassero a degli uomini, cioè c'erano degli uomini cattivi, degli uomini che Che avevano erano commesso stati, dei gravi fatti, che erano stati che erano stati gelati, congelati frizzati. e poi trasformati in pietra. Arrivati al Zion National Park, questa è un'altra cosa ancora. Praticamente siamo entrati nel parco, sembra come se stiamo all'interno di una catena montagnosa, ma in verità è sempre comunque un canyon e siamo circondati dal canyon. Siamo appena entrati, abbiamo fatto un tunnel, ci ha portato qui e questi sono i piccole finestre che ci stanno nel tunnel. Una catena montagnosa, Non si dice catena catena montagnosa, montuosa. catena montagnosa. Siamo alla montagnola. Vabbè, la ripeti, dove Ma siamo? dai, sto scherzando, è carino quello che hai detto. No, no, è vero, sembra una catena montuosa, ma in realtà siamo all'interno del canyon, esattamente come Assurdo. Ecco, allora, visto che non me riesco a spiegare bene, per fortuna arriva l'Information Center che ci dà una mano. Allora, Zion Canyon. È complicato per tutti. Quindi è un canyon. Un canyon è questa spaccatura nel terreno. Significa spaccatura tra due, cioè che tu passi attraverso due muri. Sì, ma Montagne. tanti muri, nel senso, Che cioè che c'è una cosa attraverso. qua si Capito? vede proprio Qui si vede bene. proprio, la terra si è aperta. Cioè, non è che sono montagne. Geologo che senti, sono montagne. Secondo me non sono montagne, perché questa è... Sei sicuro che c'è un geologo che ti segue su YouTube? Quindi questo inizia, quello che ho capito, è praticamente che era normale, più o meno, e poi terremoti, erosione, aree geologiche, cavoli, ma come si chiama? Mazzi, ha creato un canyon con tutte le varie spaccature e Questa è una conferenza. Si è aperto. si è aperto e ha creato tutte queste cose. In mezzo praticamente. Questo Zion praticamente è un insieme di poi di cose, Sì, dovunque sì. guardi c'è sta una cosa diversa. Sì. A prendere l'autobus. Siamo arrivati al tempio di Sinawawa. Sì. Oddio, è la cascata che non casca. No, un mulinello di acqua. Perché c'è È vento. una cascata che non casca. Guardate quanto è forte il vento. Prima era normale, un minuto fa. Adesso si è alzato il vento in maniera incredibile. Ecco, adesso si è spostato e la cascata riprende. Wow! C'è proprio stato il mulinello d'aria, proprio forte. Questa che roba. Figata, bellissimo. No, stiamo al tempio di Sinawawa, che è l'ultima fermata dove ti porta lo shuttle bus e praticamente ti porta tutto attraverso il canyon, no, Grand Canyon, no, questo canyon che si chiama Zion. Zion non l'hanno spiegato, però forse è legato al fatto che qui è una zona dove è stata ci stanno un sacco di mormoni e quindi l'hanno chiamato così. Ecco sì, facciamo questo Emerald Trail, Emerald Lake. Comunque, vedi, sembrava piccolo, ho detto saranno 3 metri, ma secondo me sto fiumiciattolo saranno almeno 10 metri. E pensa quanto è grosso il contorno. Quel colore di questo mi pare ha detto che si chiama Virgin River. Sì, È sempre tipo il Colorado River pure.
Quindi è un colore un po', Scuro. insomma, un po' così. Sporca. Un po' Tevere, color Tevere, però in realtà non è sporco, è pulito, solo che c'è la sabbia che di sto colore, beige ovviamente. Mentre dice che Se ti porta metti non so le quanti rocce, milioni di tonnellate di sedimenti. Scava, scava, scava. Che? non è questo il cactus che dicevi tu? Se il cactus siciliano? No, che dicevi che non si trovavano. No, io dicevo quello con le braccia, un altro. Ah, più grande. Comunque, siccome sta in continua erosione, quindi si porta via e continua a portare via. Non è un fiume normale, è un fiume del canyon. Comunque, nell'autobus abbiamo preso nello shuttle. È stato forte perché hanno detto pure 3-4 cose su questo parco. E hanno detto una cosa della fauna. Hanno parlato di uno degli animali di questa zona che è il condor, che si trova tanto in questi stati, no? Utah, come lo Utah? Utah, Utah. Ma il condor ha detto che è una specie protetta quello della California. perché era quasi in estinzione. Perché a un certo punto nel 90 ce n'erano 22. 22 nel mondo. Vabbè, In the world. in America, era della California. Ok, Vabbè, comunque 22. era in pericolo di estinzione. Era quasi estinto. Poi l'hanno presi, l'hanno accoppiati e mo ce n'hanno 400. E l'hanno lasciati anche in libertà. Quindi insomma comunque questo è un Tutto successo. è bene quel che finisce bene. Altre nozioni ci hanno detto sull'autobus. E tra l'altro è gratuito, basta pagare l'entrata al parco nazionale e poi le puoi prendere. Costa $35 a macchina, Veicolo. più vabbè, altre eccezioni, ma... Che ci hanno detto? Ci hanno detto che appunto siccome è un canyon ed è in continua erosione, proprio si erode, nel senso che ogni tanto succedono. Loro le chiamano flash flood, Sì, sì. praticamente sono dei flood, quindi delle Comincia a piovere inondazioni, improvvisamente. però all'improvviso sono successe anche delle disgrazie in passato, cioè che gente che è stata portata via, infatti loro dicono sempre state attenti, vedete Dove metti i piedi. bene le previsioni, dice pure se vabbè insomma, Anche se il cielo è pulito, dice può succedere. improvvisamente piove Via. e porta Sì. via pezzi di montagna Di e roccia, tutto quello che poi trova. magari blocca una strada. E poi si vede qua, è tutto in erosione, nel senso che sta venendo tutto giù in teoria, poi E questo è come si è formato poi il canyon e il corso del fiume, cioè che ha cambiato corso attraverso queste flash flood che bloccavano un corso d'acqua e allora doveva trovare un'altra via. allora, noi siamo stati dei bravi ragazzi, non abbiamo fatto nessun video perché è stato detto che era meglio non farlo, Non si può. che non si può fare, no, non era consigliato. Abbiamo fatto i canadesi, non abbiamo fatto gli italiani. Quindi adesso che stiamo uscendo, piccolo video dove facciamo scorrere un po' di foto, casomai. Correte. E noi cerchiamo di salire. Ce la faremo. Allora, stavamo dicendo, com'è stato? Bellissimo. Stupendo. 100-100, questo 120-100. Questo avevo dato 10 più stamattina. Questo 11. Vabbè, fuori scala ormai. Questo è bello perché vai proprio dentro. Vai proprio dentro. Anche perché vedi proprio l'effetto dell'acqua e dell'aria. Sì, lui ha detto praticamente l'acqua nella parte bassa è levigato e nella parte alta l'aria, o comunque insomma più o meno. Scheggiata la pietra. E la parte bassa sembra come se fosse coperta. Comunque non abbiamo detto come si chiama Antilope Canyon, però loro poi lo chiamano Canyon X, Perché alla fine del canyon, se guardi in alto, c'è come una le pietre X. fanno una X, però è un nome che hanno dato loro. E gli altri stanno ancora a fare la scalata. So. Ci siamo persi.
Sembri proprio una turista americana che è una cosa di Disneyland. Quindi per completezza di informazioni, praticamente questo canyon sta qua, tu non si vede, perché non si vede, però noi siamo a 1500 metri d'altezza, e questo canyon sta qua, più o meno, qua, e stanno varie sezioni, noi siamo andati a questa che si chiama Canyon X, ma ci stanno altri canyon, comunque fa parte praticamente dell'Antilope Canyon, così, tanto per ricordarsi. Questo è stato il nostro tour. E infatti questo è l'Antilope Canyon Tadinin, perché è la famiglia che ha questo appezzamento. È una parte praticamente di questa famiglia, dice che ci stanno 7-8 business, ognuno c'ha un pezzettino. Ciao!